Cosa c'entra un piccolo forte costruito nel 1860 alla periferia dell'impero austro-ungarico con la storia dell'Europa, dei suoi simboli e delle sue istituzioni? Lo scopriamo insieme a Luca, che da Forte Cadine ci riporta a prima della Grande Guerra, e con Denis, che ci spiega l'ABC per essere cittadini e cittadine d'Europa. Questo è un fiorino austriaco. Con questa valuta è stata pagata la costruzione del forte di Cadine tra il 1860 e il 1861. Il fiorino, o Gulden in tedesco, viene introdotto alla metà del Settecento nei domini asburgici e poi con la riforma monetaria del 1892 lascia il posto alla corona, Krone in tedesco o Krona in ungherese. Ci volevano 2 corone per fare un fiorino. Ma la cosa importante è che con questa nuova moneta l'impero austro-ungarico aderisce al Gold Standard o sistema aureo. Si tratta di un sistema nato in Inghilterra nel 1821 che considera l'oro come garanzia delle monete nazionali. Le monete sono convertibili in oro con un rapporto di cambio sostanzialmente fisso e il loro valore è dato dalle riserve presenti nelle casse statali. In altre parole, l'oro contenuto nei depositi corrisponde al valore totale delle monete delle banconote in circolazione. Se l'oro nei depositi fosse sceso, allora anche la moneta si sarebbe svalutata. Viceversa, in caso di aumento della quantità di oro, la moneta avrebbe aumentato il suo valore. Questo almeno in teoria. In realtà, alla fine dell'Ottocento, il cambio tra le monete del vecchio continente è sostanzialmente fisso. Al sistema del Gold Standard, infatti, è attribuito il merito della stabilità delle monete, dei prezzi e del libero movimento dei capitali fino alla Prima Guerra Mondiale. Durante la Grande Guerra, però, molti paesi hanno difficoltà a mantenere corrispondenza tra quantità d'oro e valuta in circolazione, perché gli stati stampano continuamente denaro per sostenere le spese belliche. Il Gold Standard viene quindi abbandonato. Finita la guerra, la corona austriaca subisce una notevole svalutazione. Nei territori annessi al Regno d'Italia si adotta una nuova moneta, la lira italiana. Il passaggio definitivo avviene nell'aprile del 1919. La corona svanisce assieme all'impero austro-ungarico. 1929, precisamente martedì 29 ottobre. Crolla la borsa di Wall Street e inizia una crisi economica e finanziaria senza precedenti. 1944. I delegati dei paesi alleati contro il nazifascismo si radunano nella cittadina di Bretton Woods. Nascono la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, che danno vita a un nuovo sistema finanziario globale basato sul dollaro. 1979. Dopo il crollo del sistema siglato a Bretton Woods, entra in vigore il sistema monetario europeo e viene introdotta una valuta di riferimento comune negli scambi del mercato europeo. Si chiama ECU, European Currency Unit. 1992. A Maastricht vengono firmati i trattati fondativi dell'Unione Europea e viene concordata l'introduzione di una moneta unica. Entrerà in circolazione il 1 gennaio 2002. Avete mai sentito qualcuno aprire il portafoglio e dire «non c'ho una lira»? Era sicuramente un boomer. Dal 2001, infatti, la lira non c'è più e al suo posto è arrivata l'euro, la moneta unica. Unica perché? Beh, unica per tutti i membri dell'Unione Europea che si sono impegnati a organizzarsi in unione economica e monetaria. Rinunciano così alle proprie valute nazionali e ne adottano una comune, l'euro appunto. A partire dal gennaio 2002, assieme alle pesetas spagnole, ai franchi francesi, ai marchi tedeschi o agli scudi portoghesi, dopo 141 anni anche la lira italiana va in pensione. Nelle case arrivano gli euroconvertitori, cioè piccole calcolatrici griffate UE predisposte per il calcolo del millennio. Un euro sono 1936,27 lire.
Se ne vedono ancora in giro su eBay, nei mercatini, magari qualcuna ce l'avete anche voi, provate a cercare in qualche cassetto. Ma torniamo all'Europa. Gli stati dell'euro oggi sono in tutto 27 e assieme formano la cosiddetta Eurozona, lo spazio nel quale l'euro è riconosciuta come valuta ufficiale per tutti i pagamenti. Vediamola assieme. Occhio però, dire Eurozona non è dire UE. Ci sono paesi UE che non hanno aderito all'euro, ci sono paesi che non sono UE che invece hanno aderito e altri in attesa d'adesione. Addirittura ci sono territori extraeuropei dove si può pagare in euro. Nei Caraibi francesi, per esempio, oggi un Jack Sparrow si pagherebbe il suo room con una banconota da 50 euro probabilmente. E uno a questo punto può dire vabbè, sai che sforzo, fai una moneta sola, sposti 2 font, fai un rebranding, che ci vuole? No. La questione è giusto un pochettino più articolata. Prima dell'euro, ogni paese aveva una propria politica monetaria nazionale, cioè ognuno decideva autonomamente come gestire la propria valuta. E fin dall'antichità l'emissione di denaro è stata sinonimo di potere. Gli imperatori romani, ad esempio, appena saliti al trono, rivendicavano il diritto di battere moneta. Politica monetaria, quindi, vuol dire decidere quanto denaro mettere in circolo, o se aggiungere o togliere valore. È decidere, in sostanza, l'indirizzo dell'economia di un paese. Roba seria, quindi. Anche solo decidere l'effigie non è cosa da poco. Pensiamoci, stampare il volto dell'imperatore su una moneta, per esempio, era una delle più grandi forme di pubblicità in un mondo senza dirette Instagram. Quindi, quando nel 1992 è stato firmato il Trattato di Maastricht, gli stati dell'Eurozona hanno deciso di rinunciare a questa tradizione per costruire una gestione di squadra della moneta. Non dobbiamo pensare però che non esistano più politiche nazionali, semplicemente sono diventate politiche comunitarie, cioè non riguardano più uno o l'altro paese, ma tutti i paesi interni all'Unione. Mica facile mettere d'accordo tutti questi stati. Ogni paese infatti discute le politiche economiche e fiscali comuni durante le sedute di un'assemblea chiamata Eurogruppo. Ma il compito di stilare l'agenda finanziaria spetta essenzialmente alla Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte sul Meno. Un suo famoso direttore è stato Mario Draghi. All right. Mr. Draghi? Oh, okay. Mr. Draghi? Yes. Fine, thank you. Now, please, let me start. Ma cos'è questa BCE? Potremmo dire che si tratta di una sorta di banca delle banche d'Europa, che mette in connessione gli istituti centrali degli Stati membri. Il suo compito principale è quello di vigilare sul rischio di inflazione. Dopo quasi 20 anni, l'euro ha effettivamente portato in Europa una certa stabilità e si è anche affermata nel mondo. Pensate che l'euro sta dietro solamente al dollaro nel totale dei pagamenti mondiali. Dall'altra parte, la crisi finanziaria del 2008 ha dato una bella scossa all'eurosistema e alla fiducia in questa moneta. La vedete la E? Le vedete le 2 barre? Il loro significato è stabilità, una stabilità finanziaria che si auspica possa diventare presto anche economica e sociale, esattamente in linea con lo spirito di Maastricht. Grazie al marchio del patrimonio europeo andiamo in una delle città più antiche dei Paesi Bassi, Maastricht, che è anche una delle più scelte per gli scambi Erasmus. Merito della sua scuola d'eccellenza in business ed economia, ma forse non solo. Comunque, Maastricht, lo sappiamo, è famosa soprattutto perché qui i 12 Stati membri dell'allora Comunità Europea approvarono l'accordo economico e monetario da cui nasce l'euro. Se ci passate, vale senz'altro una visita al Castello del Seicento, dove pranzarono i leader firmatari. Per l'Italia c'era l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti. E naturalmente il Palazzo della Regione, dove il trattato è stato discusso e firmato.
perché il 7 febbraio 1992 rappresenta un passaggio decisivo nella storia contemporanea dell'integrazione europea. Conoscere quel momento significa capire meglio da dove veniamo e dove stiamo andando.